Mi piace più lavorare al pomeriggio, al giorno, perché la sera io sono pigra e anche è più pericoloso. Ma io mi alzo più o meno alle 10, 10 e mezza. Vado, mangio, faccio una doccia, mi trucco, vado al lavoro. Quindi io arrivo lì al mio posto più o meno alle 3 e mezza, fino alle 7 e mezza, alle 8. E onde eu ia, descia as pessoas para trabalhar, cobrava as pessoas para deixar trabalhar na rua, me tornei mais amargo, muito mais drogado do que nunca, até o ponto de começar a trazer as pessoas do Brasil para trabalhar aqui como escravo do sexo. Passano da me, fanno giro e quando ferma uno cliente mi saluta, ciao, ciao, come ti chiami? Allora quanto prende? Cosa si può fare? Come il tuo lavoro? Io lo dico, io lavoro così, mi chiamo Avanna e tanti mi chiedono quanto tempo sono qui, se ce l'ho senno, se ce l'ho silicone. Mi chiedono anche se i miei capelli sono naturali, se non ho una parrucca. Quando os travestis que trabalhavam ali, as prostitutas, sabiam que eu estava na rua, todo mundo corria. Que eu barbarizava, puxava cordão, brinco, cortava, batia, dava de pau, não respeitava, não tinha limite para maldade. Conheci um traficante em Roma, brasileiro, me juntei a ele e fui um dos primeiros transexuais na Toscana a vender droga. Piccola ho saputo che mi piaceva gli uomini, che sono gay, però il travestimento femminile è venuto nella mia adolescenza. Sempre da piccola mi è piaciuto trucco, mi è piaciuto tacco, ma come in Brasile è un paese molto difficile di vivere come omosessuale, non facevo così come faccio oggi, che posso mettere un trucco, una gonna e andare in centro. In Brasile non potevo fare così. Io non mi sento una trans, un transgenero, ma anche dentro di me non mi sento donna né uomo, ma sono lì al mezzo. Un trav è quello che mette un abbigliamento femminile, come io per esempio, non ce l'ho silicone, non ho fatto niente di più nel mio corpo, sono naturale e faccio il mio lavoro così. E eu acreditei que poderia ficar rico e ter uma vida melhor, porque meu pai era um militante preconceituoso, homofóbico, e eu não podia entrar na casa dos meus pais, vivia sempre de casa em casa perambulando e queria o melhor para mim, achando que a prostituição internacional fosse me tornar rico. Sì, la mia famiglia mi vede così, mi accetta così, perché sa che sono omosessuale. E anche per la mia mamma è meglio io vivere qui in Italia, perché lei sa che qui è più tranquillo per me. Perché in Brasile, per esempio, ho già avuto una cortellata qui e
E per lei è diventato molto difficile vedere il suo figlio essere picchiato sulla strada per conto di essere diverso. Mio babbo ho conosciuto 2 anni, 3 anni fa, non conoscevo mio babbo. Eu, com o decorrer do tempo, tomei muito hormônio, fui ficando feminino, o cabelo cresceu. Fiz algumas cirurgias de inclusão de silicones industriais no corpo. Comecei a ir toda noite como se fosse um trabalho. 7 da noite até de manhã, de segunda a segunda. E foi um dinheiro que parecia ser rápido e fácil. Ao longo dos anos, todo esse sonho de prostituição e ilusão foi interrompido pelo AIDS. E eu fui ficando mais doente. E um dia um amigo me convidou para ir na igreja. E um dia eu tive coragem de aceitar o convite. E confessei Jesus como Salvador, fui salvo. Cortei o cabelo, abandonei aquelas roupas. Não tive uma cura imediata. Foi devagarzinho, porque Deus precisava me restaurar. E Deus me libertou das drogas, de tudo, tudo. Diciamo che non tutte le prostitute sono vittime di tratta. I 2 fenomeni, la prostituzione e la prostituzione forzata, sono però strettamente correlate tra loro. Quindi diciamo che la differenza sostanzialmente è l'autodeterminazione della persona, una scelta e una forzatura. Quindi questa è la differenza fondamentale che esiste tra prostituta e vittima di sfruttamento della prostituzione. E o inimigo me levou para fazer cabelo de uma mulher muito rica, que o marido dela era um grande traficante do Rio de Janeiro, famoso. E fazendo cabelo dessa mulher, eu voltei a usar a droga. E voltei a tomar remédio de novo, o cabelo cresceu de novo, e vim parar aqui na Itália. A princípio, vim só para trabalhar, me prostituir. Mas em um ano já ajudava a comandar. Io ero lì a Brasile, avevo trovato un lavoro, ero lì a 2 mesi nel mio lavoro e una donna che andava sempre lì, era un commercio di scarpe, lei mi ha chiamato, vieni qui, Dio mi ha chiesto di dirti queste cose che ti va a portare in un altro posto. Tu credi in Dio? Certo, Dio mi ha detto così. Ho fatto va bene, grazie. Io volevo tantissimo stare in quello lavoro che avevo trovato, faceva 2 mesi che io ero lì. Ma Dio sa di tutto e ora sono qui. Qui in Italia si trova tanti trans brasiliani che vengono per lavorare qui per fare questo lavoro. È un paese latino come il mio paese, è una cosa più facile di si adattare. Os travestis, os transexuais travestis, os brasileiros tudo, me chamavam de rainha.
Se a pessoa vai no YouTube, vê, no YouTube tem, eu tô em todas, participo de tudo. Porque eles faziam questão, porque além de eu ser uma pessoa cativa, tinha droga e dinheiro, eu era conhecido como a rainha do ouro, o Perón do ouro, tinha quilos de ouro, eu vendia ouro e tinha. Mas todo o dinheiro que eu ganhei, toda essa riqueza, todo esse ouro, tudo isso, se tornou. Io penso che la prostituzione possa essere anche una scelta libera, cioè volontaria. Poi se vogliamo andare a vedere quali sono le motivazioni che hanno portato alla scelta, può essere che la scelta sia dovuta ad uno stato di necessità. Non lo so, forse può essere una scelta, non so come dire, non forzata ma orientata. E come io conoscevo una trans che abita qui da 15 anni, ho chiesto a lei di mi portare per vivere qui in Italia. È un posto che mi piace. Lei mi ha detto, oh, senti, tu non hai mai fatto questo lavoro, è un lavoro difficile, non è che io voglio ti portare per fare questo lavoro, però se tu vuoi fare, è per conto tuo, io ti posso portare. E lei mi ha portato, ho pagato il mio biglietto a lei e dopo ho fatto un piccolo regalino per questa buona volontà che lei ha avuto di mi portare qui in Italia. E niente, dopo lei mi ha lasciato, ha detto, oh, segui la tua vita, fai quello che vuoi tu. Se hai bisogno di un aiuto, di qualcosa, mi puoi chiamare perché io sono anche la tua amica. A gente procura, algumas pessoas procuram a gente, fala que quer vir pra cá, quer ficar rico na ilusão. A gente às vezes ilude, fala que você vai ficar rico, vai comprar ouro, roupa firmada, Chanel, Yves Saint Laurent, perfume, vai comprar carro. Del viaggio si occupa la persona e alla ragazza viene detto che non si deve preoccupare perché quando i soldi verranno anticipati senza nessun problema dalla persona presso cui andrà a lavorare. E a gente estipula um valor de 15 mil euros, 12 mil euros, se for muito jovem, muito bonita, vai até 20 mil euros. E eles vêm, a gente dá o dinheiro da passagem, compra a passagem, dá o dinheiro para eles atravessar, que aqui retorna para nossas mãos. E nós colocamos geralmente para morar junto com a gente, que é para poder usufruir de todas as formas. Até pagar para morar. Não saía para lugar nenhum. 150 euros por semana, 200 euros por semana, depende. Frequenta a magia? Frequenta a magia. E ali faz sacrifício de animais, oferta de flores, bebidas. E até o sangue dão. Pessoas que vendem a alma achando que vai se enriquecer. É, mas é difícil. É tudo uma mentira. La tratta degli esseri umani e diciamo lo sfruttamento sessuale degli esseri umani è un fenomeno enorme e purtroppo non vedo come possa smettere fino a quando ci sarà la richiesta, perché è come qualsiasi altra forma di mercato, c'è l'offerta di una merce se di quella merce c'è richiesta, se non ci fosse richiesta non ci sarebbe neanche l'offerta.
Però ho pensato, come tanti mi avevano detto, che prima si lavorava tantissimo, si guadagnava tantissimo. Il lavoro è un po' più debole, non è che si lavora tanto, si guadagna poco. Davvero quando ero in Brasile pensavo che qui si lavorava un po' in più, ma come qui guadagno in euro, vale più della mia moneta in Brasile, diciamo che sto meglio qui. Sulla strada in Italia non ci sono, come dicevo, soltanto le ragazze nigeriane, ma anche donne di altre nazionalità e anche transgender. Principalmente le transgender sono brasiliane e siccome ritengo che non sia semplicissimo per i preconcetti delle persone che una persona, una transessuale possa avere un lavoro regolare, che ne so, in un bar piuttosto che in un ristorante o un altro tipo di lavoro, e siccome queste persone si devono sostenere, tanti rischi, però come avevo detto, non ho mai fatto questo lavoro in Brasile perché è più pericoloso, ma qui è più tranquillo, però si trova anche pericolo. Per esempio rischi di malattie, certo, rischi di violenza principalmente con gli stranieri, marocchini, africani, è una cosa pericolosa. E anche con trans brasiliani che litigano entre loro, mentre loro per conto di posto, per conto di cliente. Ma come io sono una persona molto tranquilla, non è che io sono sempre in casino. Falei, meu Deus, será que Deus vai me dar outra oportunidade? Eu não posso ficar desse jeito, eu vou para a igreja, me prostituo, vou para a igreja, me drogo. Eu tenho que tomar uma solução na minha vida. E que seria complicado porque eu não tenho família, não tenho trabalho. Como que eu ia comer, como que eu ia dormir? E naquele instante no meu coração nasceu uma vontade de eu me decidir de ver. Minha mãe me tentou me abortar 3 vezes e não conseguiu. A AIDS tentou me levar, nem me recordo mais. E agora eu vim para o hospital por motivo de droga. E Deus ainda me fala que me estava dando a última oportunidade. Eu falei que não ia perder dessa vez. Cheguei no culto, depois do culto chamei o pastor Diego e falei que eu queria servir a Deus de verdade. E o pastor Diego falou que ia arrumar ajuda. Eu não acreditei muito não. O cara é casado, pai de filho, vai se importar com um prostituto drogado? 55 anos, quem vai me dar emprego, trabalho, imigrante, clandestino? E ele mandou eu crer que Deus ia abrir as portas, ia solucionar. E eu acreditei na promessa que ele fez de me ajudar. Comecei a tentar. Um dia eu falei para ele, quero cortar meu cabelo. E eu vinha para a igreja com a roupa íntima ainda de moleque, eu não tinha uma roupa, tinha vergonha de falar. Falei com a esposa dele, poxa,
eu não tenho uma cueca, eu não tenho uma roupa pra me vestir. O tênis e a meia e a calça que eu uso já tem quase 15 dias, não posso nem lavar. Se eu lavar, não tenho como usar para sair, para vir na igreja. Eu era um marginal, traficante, drogado, homossexual, gay, prostituta, travesti. Eles não olharam para esse lado. Eles queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam me ajudar de verdade. Nesse dia ela me deu uma bolsa com bastante meia, cueca, umas blusas bonitas de homem. Eu fiquei tão feliz de achar que eu podia realmente, dessa vez, mudar a página da minha vida, mudar a minha história. Io voglio vivere qui in Italia, però vivere bene, senza avere bisogno di fare questo lavoro, che diciamo che non è un lavoro facile, ma anche non è il più brutto del mondo, ma è un lavoro difficile come tutti. Non è facile, però sono stata sempre una persona molto forte. Io sono così magrolina, piccina, però il mio cervello, diciamo che è un bel cervello. E quando, come ho detto, la mia famiglia paga affitto a tanti anni e questo mi aiuta, mi dà forza di fare il mio lavoro, di andare lì per lavorare, fare le mie cose, prendere i miei soldi del mio lavoro, del mio sudore e mettere nella mia banca per fare il mio sogno. E questo mi dà forza. Non ho mai fatto questo lavoro, però in questo lavoro ho trovato una soluzione: comprare la casa della mia famiglia. Per uscire da un percorso di sfruttamento ci vuole tanta forza, ci vuole tanta volontà e i servizi e soprattutto ci vuole l'informazione, cioè le persone devono sapere, per avere la possibilità di scegliere, devono poter sapere che esiste un'alternativa. Eu fui apresentado na igreja, pedi perdão a todo mundo pelo afastamento, fui recebido como um membro. Eu não quero ser religioso, nunca, tenho pavor de religioso, mas eu amo o Senhor.